Adesso, marchio storico, caro sì, però Giulio. prima di marchio storico, Sì. questo chiacchiera non suona perché è un live. Sì. Potresti abbassare il volume? Sì. Ecco, Grazie. prego, figurati, prego. Allora, io mi trovo dietro al cavo Ethernet, tu ti trovi davanti. Siamo Qualcosa comunque vorrà dire? ingabbiati dai cavi Qualcosa Ethernet. vorrà dire? Allora, queste sono casse Attive. multi-amplificate, Sì. network. Network. Ve le ricordate le KEF che abbiamo fatto qualche tempo fa? Le 60, che poi ci sono anche le 50, queste sono la versione GBL. Ecco. E si vede dall'estetica. Appartengono Ecco. alla stessa categoria e appartengono alla serie Monitor. Monitor, sì. Quindi, come dire, quando uno le vede dice, ah però, Infatti, sono proprio delle GBL. Del resto questo coloretto blu è classico dei prodotti professional. Ma anche della bella tromba, Bella tromba, sì. insomma, dal punto di vista del look and feel sono JBL a tutti gli effetti. E che siano un prodotto Monitor, nessuno ne dubita, a giudicare dal sound, che siano un prodotto che possa finire in uno studio di registrazione, forse un po' meno, nel senso che io ho l'impressione che queste sono proprio pensate invece per un ascolto casalingo. Casalingo, sono anche alla Casa del Jazz queste. Le usano anche alla casa del jazz. Va bene, allora seguiteci www.audio-2g.com, subscribe e campanella. Adesso facciamo l'introduction. Adesso come parlo inglese? Assolutamente. C'è un sacco da dire su questi diffusori perché sono pieni zeppi di tecnologia. Allora, prima di tutto multiamplificazione attiva, quindi due altoparlanti, uno da 120 watt e uno da 60 watt, Sì. mi pare. Tweeter e quindi due amplificatorini in classe amplificatori D in classe D pilotati dal DSP, che fa una sorta di media e aggiustamento anche della frequenza di taglio secondo la qualità del file d'ingresso. Quindi fondamentalmente non c'è un crossover passivo, ma essendoci due amplificatori attivi il è DSP, DSP che si fa carico di gestire cosa viene riprodotto dall'uno e cosa dall'altro. Perché ci siamo quasi legati con questo cavo? Perché siccome noi siamo fissati, noi utilizziamo sempre il cavo Ethernet per questo tipo di diffusori, ma ricordate ancora una volta quello che era successo all'epoca delle KEF, anche in questo caso potete far sì che i due diffusori dialoghino tra di loro in modalità wireless, ma la massima frequenza di campionamento riproducibile scende a 96, laddove invece con il buon vecchio cavo Ethernet risale a 192 kHz. È chiaro che se usate solamente Bluetooth è del tutto inutile, perché tanto il Bluetooth più di 96-24 nella migliore delle ipotesi non fa. Se invece usate network o gli altri ingressi, questo lo usate con grande soddisfazione. Ora la JBL consiglia di non eccedere la lunghezza di 9 metri, proprio per istigare a tenere vicini i diffusori. Ne forniscono uno da 3. Sono stati un po' di manica corta. Va bene. Comunque. Però è un ottimo cavo. Detto questo, abbiamo detto quindi che implicitamente questi diffusori sono muniti di un ingresso network, ma oltre a questo nell'ambito digitale abbiamo un ingresso USB, per cui lo potete collegare ad un computer e questi vengono visti come un DAC. Ma anche ottico, assolutamente. Ma anche USB in, per metterci il pendrive con i vostri file, ma anche Toslink, benissimo, ma anche mini jack, sì, e anche XLR con il buco per il jack da 6,3 di tipo professionale. Quindi stiamo dicendo che questi diffusori, oltre a disporre di una serie di ingressi digitali, dispongono anche di una serie di ingressi analogici. Nutrita serie di ingressi analogici. Per manovrare tutto questo ben di Dio si può ricorrere o all'interfaccina che sta sul diffusore principale, che poi faremo vedere meglio nel dettaglio, oppure si può ricorrere
muovendosi davanti al cavo ed andandolo a prendere, Sì. cosa che ti invito a ecco. fare, perché io non avevo capito che mi stavi... Io sono prigioniero del cavo mi stavi istigando al movimento, esatto. Si può utilizzare questo tristarello. Mi avvicino, Tristarello telecomando di plastica che però obiettivamente fa tutto quello che deve fare. Fa tutto quello che deve fare, è in Bluetooth, non è IR, sì. E quindi fa volume, selezione degli ingressi, bla bla bla, qualsiasi cosa. Ciò detto, questi diffusori però, come sempre accade per i diffusori attivi network, finisce che uno li comanda con una app. Noi, in questo caso specifico, li abbiamo pilotati senza alcun problema con il classicone Bubble UPnP. Però una qualsiasi applicazione di quel tipo lì va bene. Tenete conto che per questi diffusori la JBL non fornisce una app specifica, c'è quella solita app, quella Harman, insomma... Non fornisce. No, non fornisce, la si può utilizzare quella lì, ma insomma diciamo che Bubble UPnP... È anche vero che è talmente ben funzionante con Bubble UPnP e quindi ti dà la connettività Cobus, Tidal, bla bla bla, che quasi... Sì. Ecco. E quindi compreso, scusami se ti interrompo, il controllo del volume. Compreso il controllo del volume. E dal punto di vista della dotazione tecnica, che poi vediamo meglio nell'ambito dello sventramento, diciamo comunque che c'è un tweeter con cupola in materiale polimerico, esatto, e caricata con una tromba che ha 90 gradi di dispersione sul piano orizzontale e 60 sul piano verticale. Che poi è un po' il problema di tutte le trombe, che non hanno una dispersione uniforme sul piano orizzontale. Diciamo che sono verticale. Piuttosto direzionali tendono. E anche queste lo sono, è inutile che... lo sono. E poi c'è il wooferino sotto che mi pare che è un 12, 13 scarso, caricato in bus reflex con grande con difficoltà. 2 tubi d'accordo che dentro hanno un andamento a 90 gradi. A 90 gradi e con grande difficoltà da parte dei progettisti che si sono dovuti inventare, insomma, perché poi dentro sono piene di elettronica, lo vedremo nello sventramento. C'è veramente l'ira di Dio, non tanto in questa che è quella slave, quanto in quella master, perché ancora una volta tutta l'elettronica complessa la gestisce questa lì, qui, mentre invece questa qui è quella slave, quella diciamo meno intelligente, che è dotata semplicemente di questo cavo Ethernet per il collegamento all'altra, come abbiamo detto in apertura, e della presa di corrente. Come dire, volendo fare un parallelo familiare, quella fa il marito e questo fa la moglie. Non entriamo nel merito di queste cose che possono essere contestate. E naturalmente da bravi diffusori attivi hanno la vaschetta IEC per attaccarci il cavo dell'alimentazione che deve essere sempre collegato. Allora, secondo me la cosa interessante a livello di descrizione, lo direi, è che questi diffusori, pur essendo dei diffusori ipermoderni, quindi sulla scia del più recente trend del diffusore all-in-one attivo, sono riusciti a coniugare modernità e tradizione, tipica di JBL, in maniera, secondo me, molto efficace. L'aspetto è veramente quello classico del prodotto JBL. Le sonorità che riproducono, lo vedremo tra poco, sono esattamente quelle, però il tutto condito da una efficientissima sezione elettronica digitale che le rende dei prodotti estremamente attuali. Quindi da questo punto di vista, insomma, l'esperimento mi è sembrato ben riuscito. Tra l'altro, e l'abbiamo vista a Monaco, ma non sono ancora uscite, c'è anche la versione più grande, ma anche più costosa, che entrerà in commercio, credo, per dopo l'estate più o meno. E comunque c'è anche una versione bianca, quella potrebbe essere disponibile a breve. Come tutti i diffusori di questo tipo di litraggio, è inutile prendersi in giro e dire che vanno posizionati in libreria o su un mobile, insomma serve spazio, e noi li abbiamo appoggiati su degli stand
Però ci siamo dimenticati una cosa che è molto importante, cioè hanno un'uscita subwoofer e la cosa molto intelligente è che il connettore è un connettore che sente quando viene inserito il subwoofer e inserisce un filtro con pendenza 6 dB ottava e che quindi alleggerisce la cassa di tutta la gamma, credo dai 200 o 300 Hz, questo adesso lo dobbiamo verificare, quindi è molto intelligente questa cosa perché è inutile che la cassa riproduce la gamma molto bassa se c'è un subwoofer e quindi questo potrebbe tra l'altro essere consigliabile per chi vuole un paio di casse che a questo punto potrebbero essere anche messe a scaffale perché vanno dai 200 Hz in su e poi mettere magari un sub o due al centro. Benissimo, okay. Allora passiamo sono pronto. Smontaggio. Sì, sono pronto. A tra poco. Qui ci troviamo di fronte a un diffusore compatto con modulo network, con un amplificatore, quindi estremamente complesso. GBL 4305P. Mi tuffo? Tuffati. Allora, prima di tutto facciamo vedere la corrispondenza degli ingressi rispetto alle schede posteriori. Questo è cosa abbiamo su questo pannellone? Allora, scheda ingresso XLR o jack 6,3 perché questa è anche una cassa professionale. Ingresso AUX su un mini jack, digitale USB perché qui ci possiamo attaccare anche un computer, link digitale per collegarlo all'altra cassa ma si può collegare anche in wireless, uscita subwoofer, poi lo diremo ancora in ascolto, l'abbiamo già detto, quando colleghi il subwoofer automaticamente la cassa mette un filtro da 80 Hz a 6 dB ottava. Quindi la cassa fatica molto meno. Questo è il sync per l'altra cassa, USB per un hard disk, Ethernet, ma è anche WiFi. Connettore Ethernet che porta anche il WiFi sotto, il WiFi. l'USB, sì. Interessante. USB. Rigiriamo lo schedone. Allora, facciamo prima di tutto vedere gli altoparlanti, caro Giulio. Allora, vado. Questo è il tweeter. La inclino? Aspetta, sono io che mica. Allora, eccolo qui, il tweeter, il 2410H, che è un tweeter a tromba, ok? Il woofer. Quindi quella che io vedo tutto attorno è la tromba. Sì, esatto, che poi c'è anche qua la facciamo vedere, l'abbiamo fatta vedere, è il caricamento a tromba. Il cablaggio è tutto, come dire, cioè quelle strisce di gomma piuma che vedo. Allora, queste strisce di gomma piuma sono per isolare i cavi. Infatti. Esatto. E queste sono sia quella del pannello, perché questa è il diffusore principale, l'altro non lo apriamo perché è praticamente identico se non per la scheda degli ingressi. E questi due sono i cablaggi che servono per il pannello. Questo c'ha un pannello per la regolazione del volume, ti fa vedere quale ingresso è, bla bla, e poi ci sono i cavi per gli altoparlanti. Se io mi insinuo, vedo anche i tubi di accordo. Bravissimo, perché questo è un diffusore bass reflex anteriore. Sì. Ok. Passiamo a raccontare gli schedoni. Ok, un'ultima cosa, questa è multiamplificata attiva, quindi vuol dire che ha un amplificatore per il tweeter e un amplificatore per il woofer. Allora, schedoni, questo è lo schedone di ingresso che abbiamo visto come col pannello posteriore. Che per ricordarlo ritorno di esattamente qua. Esatto. Qua. Okay. Questa è la scheda network, sia network che Bluetooth. Eccolo qua. Ce la fai a girarlo un pochettino certamente, di più? Eccolo qua. Tenete conto che questi fanno, diciamo, la serie top della GBL si chiama Summit e questi sono dei circuiti sviluppati apposta per la GBL. Che infatti regano la scritta Summit, addirittura con un chipset Summit. Ok? Questo è il DSP, infatti vediamo che la scritta qua main DSP. Vediamo se riusciamo a inquadrarla. Main DSP. Sì. Esattamente. Ok. Sotto vedo che c'è una Spartan. Sarà una bravo, una Xilinx. Esattamente. Quella con lo sbaffetto rosso. Esatto, che possiamo anche far vedere meglio il file. Così. Ecco qua. Ok.
Poi lo devo inclinare un po', vado? Vai. Qui possiamo vedere sia le schede di potenza, quindi questi sono due amplificatori, uno per il tweeter e uno per Quindi quella il sotto che woofer. vedo, Questa qui, sì. ok, 1 e 2, Sono dentro lo stesso contenitore. sì. E in fondo l'alimentatore, il grosso alimentatore. Quindi per capirci, questo che vedo qua e che sto indicando con il dito È l'alimentatore. e invece dentro questa gabbietta qua Ci sono i due amplificatori due finali amplificatori. delle casse. Che tipo di amplificatori sono? Sono amplificatori in classe D, non dichiarano che tipo di amplificatori sono, Ok. ma io ci metterei la manina sul fuoco, che è la solita azienda che conosciamo bene tutti, che sarebbe la Ipex. Ok. Non c'è niente da nascondere. Il mobile è realizzato in Il mobile è realizzato in truciolato, vedete? MDF? No, è proprio no. truciolato. Ah, questo, ok. sì. Ed è rivestito, lo vedo bene qui, Esattamente. in assorbente acustico. Esattamente. Eccolo Assorbente acustico, eccolo qua. Eccolo qui, perfetto. Quindi Beh, parecchio densa come costruzione, sì. c'è un sacco di roba dentro. Sì. Tra l'altro sono certo che hanno dovuto fare i salti mortali perché questa elettronica ha un'occupazione volumetrica importante. Sì, Per sì. cui riuscire poi a far suonare una cassa piccola con meno volume, anche se Bass Reflex E non poi è evitando semplice. tutte le rumorosità, tutte le Certo. problematiche. E lo vogliamo girare soltanto per far vedere. Sì. Ecco qua. Eccolo qui. E qui c'è Ecco, a me il pannello anteriore. premeva far vedere Certo. la tromba. Tromba con questi svasi lavorati, non è una tromba Sì. lineare. E poi c'è il pannellino che Il pannellino che ha volume, selezione degli ingressi e pairing Bluetooth, e qui dentro e qui ci sono le varie spie che indicano quale ingresso è selezionato, quindi AUX, XLR, USB, hard disk, Bluetooth oppure network, perché questi sono dei diffusori in network. va bene. Ok? Siamo Vi è piaciuta? pronti a richiudere? Pronti, non succederà niente, sono certo. A dopo. Allora, non credevo che l'operazione gli sarebbe riuscita. Cioè, stavo lì che le aspettavo al varco. Nel senso che non mi immaginavo che un diffusore molto piccolo, un diffusore con l'elettronica a bordo, e con tutto quel ben di Dio di streaming e quant'altro, riuscisse a suonare come una GBL. E invece mi sbagliavo, suona come una GBL. Nel bene e Nel male, chiaramente, nel senso che... però permettimi di dire che l'appassionato JBL il male non lo vede, non lo sente, non sarà mai disposto E ad io sono ammettere. uno di quelli. Esatto, e quindi per l'amante di JBL è bene e basta. Sì, poi alla fine il male qual è? È il male di qualsiasi cassa abbia un tweeter caricato a tromba, quindi che ha una dispersione orizzontale con un valore diverso da quella verticale, quindi è più direzionale rispetto a un tweeter a cupola normale, quindi non è il male delle GBL punto, è il male di tutte le casse che hanno un caricamento a tromba. Questa geometria di tromba con dei lobby sopra e sotto senza dubbio allarga moltissimo entrambe le dispersioni e quindi se ci si mette abbastanza al centro non si avverte assolutamente, ma poi c'è un'altra cosa in più che fa questa tromba, non strilla, perché normalmente le trombe, a meno che non con un certo tipo di musica, tipicamente la musica rock che piace a me, tendono a avere un suono piuttosto squillantino, Strillone. diciamo. Strillone. In questo caso il suono strillone non l'abbiamo proprio assolutamente sentito, anzi pompano alla grande come deve pompare una GBL, che non ci si crede quanto sono piccole rispetto a quanto pompano e quindi sono casse estremamente interessanti.
Il fatto che pompano tanto, secondo me, è anche agevolato dalla presenza dei 2 amplificatori a Certo, bordo dedicati ciascuno ad una via specifica, e quello è sempre una cosa che mette nella condizione l'elemento amplificatore di funzionare al meglio. certo. E certo che queste fanno impressione, perché poi tu da queste 2 scatolette piccoline piccoline esce fuori, Esce come dire, fuori. un suono potente, aggressivo. E allora io, ecco, come dire, parlo come persona che non ama, come dire, mi piace spaziare. Sono un grande utente di piattaforme di streaming proprio perché mi permettono di spaziare su tanti generi musicali, cosa che prima non potevo fare quando i dischi uno se li doveva andare Certo, a comprare e certo. ovviamente faceva una selezione. E il limite, secondo me, delle JBL è, però è una mia percezione, di essere un po' limitate quanto a latitudine d'uso. Su certi generi sono imbattibili, su altri generi tendo a preferire diffusori differenti. Questo qui però, secondo me, rispetto a una JBL, facciamo da impianto, una JBL passiva, da impianto Ok. standard, forse in virtù del fatto che sono delle JBL attive, forse in virtù del fatto che poi, come dire, le considerazioni prettamente audiofile anche in questo caso un po' spariscono, francamente. Secondo me vincono la loro battaglia rispetto ad altri diffusori attivi che abbiamo ascoltato, perché sono coinvolgenti, Estremamente estremamente coinvolgente. coinvolgenti. Cioè, Sì. grazie al fatto di essere così coinvolgenti, anche io che sono un po' rompiscatole, tendo un po' a perdonare tutto. Sì, diciamo che ti fanno battere il Ti piede. fanno battere il Ecco. piedino, c'è coinvolgimento, c'è divertimento durante l'ascolto, e lo dovete immaginare non come il diffusore dell'audiofilo che si siede nella stanza buia, Sente quel concentratissimo e pianoforte e ascolta la deve... Sì. nuance del dettaglio. Questo è un diffusore da compagnia, è un diffusore da casa, è un diffusore, come lo diciamo tante volte, la tendenza dell'audio, quando io sento dire ma non vi siete accorti che l'alta fedeltà è morta? È morta forse, e non sono convinto, un certo tipo di alta fedeltà, quella di quando noi eravamo più piccoli. Quella di oggi, secondo me, è viva e vegeta perché ha colto la necessità di immediatezza, coinvolgimento, facilità, questo tipo di ascolto, se vogliamo, un po' pop basato sull'uso di piattaforme. Chi se ne importa se c'è la qualità? Spotify va benissimo, anche se suona Sì. così e così, ma l'importante è avere la musica di sottofondo, avere la musica che ti fa Anche compagnia. perché prodotti del genere poi ti fanno venire la voglia No, di crescere. certo. Te la E a quel fanno punto, venire. anche se tu sarai cresciuto, sono sicuro che ti verrà la voglia, quello lì, di tenertelo come secondo impianto in cucina, che mentre Sì, certo, prepari il certo, pranzo ti certo, ascolti, certo, fosse certo. anche la radio. Quindi io credo che da quel punto di vista lì è un prodotto molto azzeccato. Si tratta di essere consapevoli eventualmente di quelli che sono i limiti, ma Che poi parliamoci chiaro, sui limiti di tutti questi sì, diffusori sì, sì, piccoli, sì, c'è sì. quello che suona in un modo, c'è quello che suona in un altro, ma alla fine quello è. Quello è, quello è. Quello è. Ecco, questo in più secondo me ci mette quella marcia in più di una certa Dai, passione, sì. anima, Eh. cuore. Sono divertenti. Sì, sono divertenti, Sono sono divertenti. divertenti. Sono divertenti come, pur nella siderale distanza rispetto ai miei gusti, ma quando io ho avuto per un mesetto qui, è passato circa un anno, le L100, le L100, Sì? mi sono tanto divertito. Che mi hai chiamato e mi hai detto Giancarlo vieni che ho capito che ti divertirai. E Certo. quindi certo, sì esatto, sono divertenti.
e quindi forse dal punto di vista della grandezza del diffusore, del tipo di diffusore, è meglio che diffusori di questo tipo siano divertenti e coinvolgenti piuttosto che cerchino di essere quello che poi forse non sono. Assolutamente. Perché un diffusore piccolo che cerca di essere un diffusore high-end o un diffusore è forse un prodotto meno azzeccato di quanto non sia questo, che invece deve avvicinare all'ascolto di qualità, anche perché, parliamoci chiaro, costano 2.500 euro la coppia. È vero che ti stai comprando lo streamer, l'amplificatore, il DAC, ti stai comprando tutto e le casse, d'accordo, però non è un costo da poco, quindi il controvalore deve essere un controvalore importante. Ok. Bene, direi che con questo abbiamo concluso. Sì. E seguiteci anche sul sito www.audio-2g.com o .it, dove potete trovare anche contenuti aggiuntivi in più rispetto a quelli del canale. Grazie, ciao. E alla prossima. Ciao, ciao.